Buongiorno ragazzi, benvenuti, siamo a Sarajevo, non siamo nel cubetto evidentemente, ma siamo in un appartamento perché stiamo aspettando che stasera in aeroporto arrivi qualcuno che viaggerà con noi nei prossimi giorni, quindi abbiamo preso qua un appartamento per qualche giorno, poi continueremo con il viaggio e quindi Sarajevo, capitale della Bosnia, tante cose da vedere, tante cose da fare, ma per ora questo è il luogo dove staremo. Facciamo un piccolissimo tour di questo appartamentino perché è bello, è carino. Questo si vede che proprio ha quello stile tipico un po' invernale, non so come dire. Qua per esempio all'ingresso c'è la moquette, questo è il bagnetto piccolino, però c'è la doccia, chiaramente ragazzi siamo fatti una doccia. Angela? Sì? Che doccia ci siamo fatti? Ah, è stato bellissimo, è stato bellissimo. E quando non hai una doccia vera da tanto che apprezzi il valore di una doccia come si deve, cioè Vero. quando senti l'acqua scendere già. Io credo che niente abbia, nulla si possa comparare. Sì, È proprio... sì, rinasci Come qua. lo vuoi dire? Come lo vuoi dire? Questa comunque è la parte, diciamo, centrale dell'appartamento con tutto questo... Divanata. Divanaggio. Guarda quanti divanaggio. divani ci sono in questo spazio, 3 divani giganteschi. Questa è la cucina, abbiamo già messo un pochino delle nostre cose, qualche cosina che siamo portati alla macchina, messo a caricare un bel po' di roba, abbiamo caricato anche la super batteria, fuori c'è un bel balconcino e adesso andiamo alla camera. Questa è la camera. Allora vi dico già che è per 3, ma rimarremo in 2. È sempre Spostiamo così un che materasso. finisce. È sempre È il così. destino, guarda, il tuo. Io finisco sempre fuori, come i cani. No, dai! È vero, Angela! Dovrò spostare tutto questo e metterlo da questo lato, sperando che non si senta troppo. Questa invece è la parte esterna, siamo a 5 km dal centro di Sarajevo, qua è un po' bloccato e noi abbiamo messo tutto quanto ad asciugare, anche perché abbiamo fatto un lavage, un asciugage e qua quindi abbiamo pulito tutto quanto, ripartiamo da zero. Questo è il giardino della signora che non parla una parola di inglese, ma ci siamo capiti in qualche modo. Appena entrati in Bosnia ci siamo accorti subito che sarebbe stato tutto diverso. Non parlo tanto del fatto che abbiamo fatto una doccia vera dopo parecchio tempo, anche se quello in effetti la differenza la fa. Ma stavolta la Bosnia per noi vorrà dire condivisione. Una persona ci ha raggiunto per fare un pezzo di strada insieme. È una vecchia conoscenza, anzi meglio non dire vecchia se no si offende. Ha viaggiato con noi talmente tante volte che ho perso il conto. Vietnam, Thailandia, India, Corea, Turchia, Malesia e sicuramente me ne sto dimenticando qualche altra. È un pezzo di famiglia che ci raggiunge nel mondo e stavolta insieme andiamo a immergerci nella complessità di Sarajevo, una città segnata dal suo passato ma con un presente molto affascinante. Felice? Quanti gradi ci sono? 19. Buongiorno ragazzi da Sarajevo, stamattina siamo venuti in centro, c'è anche Serena, la sorella di Angela che saluta, ecco, come una reginetta. Allora, abbiamo parcheggiato stamattina in centro proprio a 2 passi, ieri abbiamo parcheggiato sopra quella collina e abbiamo fatto una salita bella ripida, invece in questo caso abbiamo trovato molto più vicino perché è domenica, quindi ci sono più spazi liberi in questa zona della città, siamo più o meno sempre nella zona dell'ingresso nel bazar principale di Sarajevo. Very good. Qua si fanno le pizze, siamo passati proprio di fronte a una pecara, stamattina già si sfornano pizze. Siamo nel cuore proprio di Sarajevo, che è rappresentato dal suo bazar, che in realtà rappresenta solo una delle tantissime anime di questa città, quella appunto sottolineata dall'influenza ottomana, ma poi ci sono stati gli austro-ungari, ci sono una lunga storia molto complessa e travagliata, soprattutto nella parte più recente. In tutto il bazar ci sono queste botteghe dove vendono tutti questi servizi per il chai, per il tè, ma anche per il caffè. Per esempio qui abbiamo tutte le caffettiere tipiche del caffè turco, alcune sono belle colorate, sembrano fatte a mano. E infatti questa per esempio vedete costa 15 euro, cioè 30 marchi bosniaci. Che belle! Che belle babbucce! Vero? Belle babuzze. Ci
ci siamo infilati all'interno di un bazar storico, vedete, coperto, fatto tutto quanto in pietra, e quindi quando fa freddo, quando piove, ci si può anche infilare in questo che sembra proprio uno di quei bazar storici che si trovano anche in Turchia e anche in generale nel Medio Oriente. Io e Serena adesso ci mettiamo un attimo tranquilli e ascoltiamo Angela che ci racconta un po' tutta la storia di questa città, di questo paese, la Bosnia, che insomma ha proprio delle ferite proprio chiare ancora oggi. Prego, Allora, Angela. per capire un po' la città oggi bisogna fare un piccolo passo indietro in realtà, perché è una storia molto recente, quella di cui parliamo adesso. In pratica la Bosnia faceva parte della Jugoslavia. Quello è stato il periodo più fiorente per tutta questa nazione, perché si è sviluppata moltissimo architettonicamente, ma anche dal punto di vista proprio industriale. Quindi era un buon periodo per questo paese in generale e per Sarajevo in particolare, che era culla di più culture che vivevano insieme, etnie diverse che convivevano all'interno di questa città. Quando crolla la Jugoslavia, questa parte di mondo inizia ad avere le sue indipendenze diverse, quindi si vengono a creare diversi stati. La Bosnia e Erzegovina è uno di questi stati indipendenti. La Serbia però non riconosce questa indipendenza inizialmente, anzi vuole alcuni territori, perché in questa parte appunto del paese abitano sempre dei serbo-bosniaci e quindi vuole Belgrado occupare anche questa zona. Quindi stiamo riparlando un po' di quello che abbiamo parlato anche con il Kosovo, quindi queste tensioni che sono alla base hanno delle motivazioni etniche, religiose, politiche ed economiche. All'interno di questo contesto rientra anche il periodo storico che è chiamato dell'assedio di Sarajevo. Stiamo parlando degli anni che vanno dal 1992 al 1996. Per ben 4 anni la città di Sarajevo viene assediata dalle forze serbo-bosniache che si posizionano sulle colline attorno alla città e iniziano proprio a sparare sugli edifici e sui civili. Sarajevo nella storia moderna dell'Europa è la città che ha subito l'assedio più lungo di tutti, e in tutti questi giorni, più di 1400, le persone si rifugiavano nei seminterrati, hanno cercato di portare avanti comunque una vita tra virgolette normale nonostante la mancanza di elettricità, di acqua, di cibo, di medicine. Si è creato addirittura un tunnel che è chiamato il tunnel della vita e si trova sotto l'attuale aeroporto di Sarajevo. Era un tunnel in cui riuscivano a far passare medicinali, armi, cibo, per appunto salvare il più possibile le persone che vivevano qui. Nell'assedio di Sarajevo morirono circa 13.000 persone, la maggioranza erano civili. Questa premessa era fondamentale per capire perché molti edifici del centro storico della città, ma anche nella periferia, hanno sulle facciate tutti i fori. Sono i fori di proiettili sparati durante gli anni dell'occupazione, e su molti palazzi si è proprio scelto di lasciarli come monito, come ricordo, per non dimenticare quella lunghissima tragedia. Proprio nel centro c'è questa statua che si chiama l'uomo multiculturale, perché proprio l'uomo multiculturale dice costruirà il mondo. Sarajevo è sempre stata una città che ospitava diverse culture, diverse etnie, e quindi è importante, sarà questa multiculturalità a salvare il mondo, quindi è rappresentata con quest'uomo che tiene insieme proprio tutte le fila del pianeta. Il cuore del bazar è sicuramente questa moschea. Come sapete, in tutte queste città che sono costruite in stampo ottomano c'è una moschea centrale con tutto il bazar attorno. In questo caso la moschea costruita nel 1530, come è riportato nella scritta in arabo che si trova sopra la porta principale. È una moschea con un minareto che è alto 45 metri e che quindi domina un po' tutta questa parte della città. È da qui che arriva il richiamo alla preghiera 5 volte al giorno. Proprio di fronte alla moschea c'è questa struttura che è semplicemente splendida, tutta fatta in legno e quindi coperta. Questa fontana è proprio centrale e l'acqua della fontana poi arriva in questa zona dove ci sono questi rubinetti ai quali ci si può lavare, ci si deve lavare anzi prima di entrare nella moschea, la faccia, le mani e i piedi, e ci si può anche abbeverare.
È arrivato il momento di assaggiare qualcosa di super tipico di Sarajevo, famosissimo questo posto, infatti c'è addirittura la fila per andare a mangiare, si chiama eccolo qua, Buregznic. Vabbè, il negozio del burek. Ecco, Buregznica Sac. Prendiamo un po' di assaggi misti e li assaggiamo tutti quanti. Abbiamo preso 3 porzioni diverse, una alle patate, una agli spinaci e formaggio e l'altra solo formaggio, e sopra ci buttano questo che è una specie di yogurt. È yogurt o panna acida? Formaggio su panna acida. Panna acida Sì. sopra. No, Yogurt. no, yogurt. Sì, mi sembra. C'è un sacco di gente, abbiamo cambiato negozio perché quello di prima li aveva finiti tutti, cioè il tempo che siamo arrivati a finire la coda non Però c'era anche più questo niente. è famoso, si chiama Bodna. Sì. Buono, Vediamo qual è il migliore. È il primo che mangi di burek. Della tua vita? Buono? Questa meridiana ci dice Sarajevo, l'incontro delle culture, e segna la fine della parte storica e l'inizio della parte moderna della città. Ti aspettavi così Sarajevo? Molto moderna, molto bella. Ti piace? Quanto è bella ragazzi Sarajevo, è spettacolare. Basta fare 2 passi su questa strada e si fa un viaggio, si passa dall'oriente del bazar dove siamo appena stati a questa parte che è più moderna, un centro diciamo che sembra tranquillamente una qualsiasi città europea, e poi invece si esce, si vedono anche tanti contrasti, come per esempio quelli che abbiamo davanti. Quest'anno ragazzi ricorre il 30° anniversario di una delle pagine più terribili della storia dell'Europa, e cioè quella del genocidio di Srebrenica. Tutta questa parte di Sarajevo è stata adibita al ricordo di questo massacro, di questo genocidio, e qui abbiamo una foto storica e poi la fiamma che continua ad ardere proprio qui sotto. Parleremo meglio di questa storia quando andremo direttamente a Srebrenica, perché vogliamo studiare di più, vogliamo andare nei luoghi dove sono successe queste cose, anche perché oggi ragazzi nel 2025 è fondamentale ricordare e non dimenticare che queste cose sono accadute e purtroppo continuano ad accadere. Queste panchine sono geniali, restano chiuse così non si scaldano, non si bagnano, non si riempiono di neve quando fa freddo, e poi con le chiappette, un po' pesante ecco, si riesce ad aprire e stai seduto. L'unico problema è che quando ti alzi ti arrivano le caviglie. Ho un piccolo aneddoto che mi lega in particolare a questa città, perché quando andavo alle scuole elementari mi ricordo che un giorno è arrivata questa bambina che veniva da un altro paese, quella che si chiamava la Jugoslavia, la ex Jugoslavia, e lei veniva proprio da Sarajevo ed era scappata dalla guerra insieme a sua madre, perché suo padre purtroppo non ce l'aveva fatta, è andato a combattere in guerra e non era più tornato. E quindi io ogni volta che vengo in questa città ripenso a quella bambina che era la mia compagna di banco ai tempi delle elementari, no? E a quell'epoca non avevo proprio idea di dove fosse Sarajevo, di cosa fosse la Jugoslavia e tutto quello che c'era dietro, che oggi in realtà conosco un po' di più, ma mi rendo conto ancora che ogni tanto mancano dei pezzi, perché la storia qui è talmente complessa che comunque bisogna tornare, ritornare per capire ogni volta qualcosina di più di tutto quello che è stato quel periodo storico. Siamo venuti in questa zona della città perché anche qua c'è un posto, un luogo molto importante, perché Sarajevo ha avuto un ruolo importantissimo anche nella prima guerra mondiale. Infatti proprio qui dove sono io adesso, accanto a questo ponte storico che si chiama Ponte Latino, proprio qui
è stato assassinato l'arciduca Ferdinando nel 1914. L'arciduca era qui in visita a Sarajevo con la moglie proprio poco dopo che l'impero austro-ungarico aveva annesso questa parte di Bosnia, che però era abitata in gran parte da slavi. Un gruppo di cospirazionisti serbi organizza questo attentato e quindi riesce a uccidere sia l'arciduca che la moglie. Da qui cominciano diverse reazioni, la reazione per esempio russa a coprire, diciamo, a difendere la Serbia, e dall'altra parte la Germania con l'Austria, e insomma poi ha inizio questo enorme conflitto che durerà 5 anni. E qua ci sono addirittura le 2 impronte dell'assassino, che si chiamava Gavrilo Princip. 28 giugno 1914 lui da questo punto ha sparato. E qua si vende il famosissimo gelato turco, quello un po' appiccicoso e in genere... Ah, ecco, niente show per ora, il ragazzino ha assaggiato e adesso... Ecco, lo show del gelato. Niente gelato. Ci prendiamo un bel caffè con baklava, anche un tè. Questo è il caffè bosniaco, che è un pochino diverso dal caffè turco perché non viene bollito insieme, cioè l'acqua e il caffè non vengono bolliti insieme, ma l'acqua viene bollita a parte e poi messa all'interno appunto di questo pentolino dove c'è il caffè. Viene poi lasciata riposare e quindi bisogna un attimo aspettare e poi si può versare. È molto carino anche tutto il set perché ci sono le tazzine in miniatura, la zuccheriera in miniatura, tutto fatto in rame, inciso, e sposto anche il pentolino perché è molto bello il piatto con scritto proprio Sarajevo. Di Sarajevo. Ma in che senso? Senza la puzza di cacca di piccione? Cacca di piccioni. Tu la senti veramente? Io la puzza di cacca di piccione non la sento, però siamo tornati in effetti all'ingresso del bazar dove ce ne sono a migliaia, e attenzione perché qua sopra mi sa che la stiamo un po' rischiando. Siamo tornati al cubetto giusto in tempo per la pioggia, è iniziato a diluviare, però noi siamo in macchina e adesso ci facciamo un giro in macchina, andiamo magari a cercare qualcosa per farci un'insalata stasera, visto che oggi è domenica e in pratica sono quasi tutti chiusi i posti, c'è qualcosa aperto qui in centro ma poi per il resto è tutto chiuso. Oh, oh. Buongiorno ragazzi, stamattina ci siamo svegliati con la pioggia qui a Sarajevo. Noi siamo in questa parte della città un po' periferica, questo è il nostro appartamento e qua ci sono 2 edifici che portano anche qui i segni della guerra. Qui ci sono delle signore stamattina sulla nostra stradina. Noi adesso stiamo andando a fare un po' di spesa, andiamo al supermercato. L'intenzione oggi è di lasciare Sarajevo, la capitale della Bosnia, e di spostarci verso Mostar. Oggi il tempo è così, un po' variabile, adesso però ha smesso di piovere e anche poi nel proseguo della giornata dovrebbe migliorare, poi da domani sole pienissimo. Adesso questa è sempre la zona vicino al nostro appartamento, là c'è una piccola parte dove c'è una panetteria e un supermercatino, c'è anche un fruttivendolo proprio qua e infatti le ragazze si sono fermate proprio lì. Abbiamo comprato una tisanina per le ragazze che vogliono comunque l'hibiscus, ecco, ho preso l'hibiscus per 60 centesimi. Qua ci sono un sacco di cose, tutto il caffè del mondo, soprattutto in versione turca, quindi quel caffè che ho fatto stamattina molto come tipo un po' polveroso. Da questo lato invece c'è tutta la sezione un po' più italiana, c'è l'Aivar che abbiamo assaggiato, tra l'altro l'abbiamo assaggiato proprio ieri, una bella crema di peperone molto buona, e qua invece c'è tutta la zona dei sughi. Chiaramente io vado subito a guardare qua, i prezzi sono altini, facciamo passare la signora. I prezzi sono un po' altini, abbiamo anche marche importanti, però qua parliamo di 3 euro o 2,40 euro, sempre diviso 2, bisogna fare per capire i prezzi. Qua abbiamo anche la Pomì che ci costa 1,30 euro. Vabbè, comunque in generale c'è un po' di roba, ci sono le olive e poi tutto lo scatolame, sapete che poi noi bene o male ne mangiamo abbastanza quando siamo in macchina. Da questo lato invece, cos'è questa? La Dolce Vita, è una limonata e aranciata.
Guarda che bella confezione Ma che ci ha. sarà anche in Italia, scritta in italiano. È fatta in Italia, è Ecco. fatta a Mangone, CS. A Mangone. Ma le vogliamo assaggiare oggi o fa un po' freddo oggi? Fa un po' troppo freddo, Oggi oggi ci- più da ibiscus. infatti anche la felpa, io comunque imperterrito è estate, devo stare per forza, però su 15 gradi. Datterazzi, assolutamente da comprare, li abbiamo già assaggiati, li riprendiamo per 70 centesimi, datteroni dall'Iran. Polenta dappertutto ragazzi. Te, Angi, c'è la polenta, guarda qua. Ci sono diverse versioni, la chiamano palenta, anche qua palenta. E poi anche qua sotto, polenta palenta. Primo impatto sui prezzi, allora rispetto al resto dei Balcani sono un pochino più alti, devo dire, ci siamo accorti che comunque sono un po' più alti, sono più in linea con quelli italiani forse come prezzi. In questi giorni questa è diventata la nostra panetteria di fiducia e infatti siamo qua tutti i giorni, quasi 2 volte al giorno e adesso ci stiamo prendendo dei prezzolini con un po' di formaggio morbidi morbidi che fanno proprio al momento. Fa vedere la pizza che è buona. C'è anche la pizza che da vedere non è bellissima, però l'abbiamo assaggiata, non è male. E poi ovviamente tutti i tipi di burek. E vicino casa abbiamo anche questo bel negozio di frutta e verdura, quindi ci siamo presi un po' di prugne, un po' di pomodori, un po' di peperoni, tutto allestito benissimo, guardate che bello, sembra un quadro. Stiamo lasciando adesso l'appartamento e seguiamo un ragazzo che è il ragazzo che è appunto il figlio della proprietaria dell'appartamento, che ci porta a registrarci, perché abbiamo già spiegato che comunque qui in Bosnia è necessario registrarsi tramite l'ufficio, che è l'ufficio tipo del turismo, se si sta più di 48 ore come turisti appunto. In genere lo fanno gli hotel, ma nel caso di strutture private come in questo caso è necessario andare appunto in questo ufficio, quindi stiamo andando con lui, adesso lo seguiamo. Ciao cane. Eccolo lì nella macchina davanti e andiamo appunto a registrarci anche noi. Ecco qua, consegnati i documenti. Ci è voluto un po', ma alla fine ce l'abbiamo fatta. C'è stato un po' un problema che era chiuso l'ufficio per pagare la tassa, si pagano 5 euro a testa per questa registrazione, però adesso abbiamo tutto, quindi stiamo lasciando Sarajevo. L'ufficio è bello perché vedi tutte le dinamiche all'interno degli uffici anche qui statali e scopri che sono uguali in pratica in tutto il mondo. C'era la signora con gli occhiali così bassi. Quelli bassi, no? Che tiri giù, che ti guarda sopra l'occhialetto. E quindi niente, abbiamo risolto, però tutto a posto. Il ragazzo ci ha aiutato tantissimo, il ragazzo appunto dell'appartamento dove abbiamo dormito, perché è andato lui a pagare il bollettino che c'era da pagare, insomma tipo è andato alle poste per pagare il bollettino mentre noi compilavamo tutti i moduli. Ci hanno dato la seconda parte, quindi quella più piccolina, che è la ricevuta e che ci servirà appunto quando usciamo dal paese. Per fortuna che l'abbiamo fatta stavolta, perché l'altra volta che non l'avevamo fatta ci è toccata la multa e quindi ci siamo presi una bella multa, ma in più si può anche rischiare di venire espulsi dal paese. È una cosa molto rara, probabilmente non succede mai, però non si sa mai, quindi nel dubbio adesso ce l'abbiamo e siamo tranquilli. C'è l'autostrada che da Sarajevo va verso Mostar, ne abbiamo preso un pezzettino ma poi siamo usciti per fare la strada esterna che doveva essere che bello! una strada principale, anche questa invece si è trasformata in una strada di campagna. Come sempre il navigatore ci porta in posti inaspettati. Questi fienili. Sì, ci sono tutti i fienili così fatti, ecco qua si vede meglio con i mattoni in pietra così, e qua ci siamo infilati proprio in campagna, ecco qua. Come non detto, stiamo tornando indietro perché la strada alla fine non c'era più, era una stradina strettissima in mezzo ai boschi, su per le montagne, e quindi abbiamo deciso di tornare indietro e prendere l'autostrada da cui siamo usciti, cioè torniamo su qua. Esatto, perché qua la strada poi diventava tutta curve, strettissima e non si capisce bene se va avanti, si diventa sterrato a un certo punto, quindi torniamo verso l'autostrada. Questa è stata un'ideona di Paolo che è voluto uscire dall'autostrada. E quindi adesso siamo su questa strada che è sterrata, cercando di tornare verso l'autostrada in qualche modo. Ecco spiegato il motivo per cui si doveva prendere l'autostrada. C'è una galleria lunghissima adesso che taglia tutta la montagna e quindi fuori ci sono solo stradine che vanno sui monti. Questo è decisamente più veloce e non c'è nessuno in questo momento. L'autostrada a un certo punto finisce, si arriva su una strada statale come questa, torniamo a 2 corsie, uno per ogni senso di marcia, e non ha grandi costi in realtà perché da Sarajevo
fino alla fine dell'autostrada sono 3 marchi e 50, cioè 1,70 €. Noi essendo usciti e poi rientrati, alla fine abbiamo speso uguale, insomma, quello è il prezzo, 3,50. Ci siamo fermati un attimo per la pausa, ragazzi. Con questa vista sul fiume siamo a Konig, qualcosa di simile, e ci siamo fermati al ristorante. Che ristorante? Abbiamo preso delle robe diverse, un po' strane, perché abbiamo trovato delle opzioni come questa, la polenta con la verdura sopra, ma c'è anche dello yogurt. Questa è una polenta. Da vedere non è bellissima, Come al solito, diciamo però che vedremo il sapore com'è. riso con i funghi, patate così fatte, sembra tipo al forno, e una bella insalata. Quindi ce le dividiamo, facciamo una condivisione. Sì, allora anche qui, come nei paesi balcanici in generale, trovare piatti senza carne è difficilissimo, quindi siamo andati un po' a spulciare questo menù che è lunghissimo e a trovare le cose che non avevano la carne, e è venuto fuori questo pranzo. Abbiamo trovato un po' di cose finalmente. Buon appetito! Buon appetito! Che polentazza! Ah, questa è bella trugna come piace a voi, quella vera bergamasca dura, proprio dura, solidissima. Non è male la polenta, dai. No, devo dire che è buona. La salsa è tipo leggermente acida, c'è un po' di yogurt c'è dentro, però non è male. Voto? Dai, fai il confronto con la vera polenta. 7 o 8, non lo so, è uguale, molto buona simile. È proprio. solo la salsa che è un po' Buona diversa. tutto. Il riso coi funghi alla fine sul menù è un antipasto, che è strano, e poi invece come colazione qui danno proprio la polenta, che è un piattone enorme, che proprio a colazione eviterei. Questa gamba. Allora, attaccata dalle zanzare, lei che attira sempre le zanzare. Noi adesso siamo arrivati qui a Jablanica, che c'è questa che è una riproduzione del ponte sul fiume Neretva. Questo ponte è diventato un simbolo di resistenza, perché è stato fatto saltare dai partigiani jugoslavi per fermare l'avanzata dei nemici. In realtà questa è una riproduzione, perché pezzi di quello originale sono conservati all'interno del museo. Va, che puntura! Serena è veramente sensibile alle zanzare, deve tirare fuori La tutte crema le un po'. cremine. Guarda. Vai. Una punturina così su di lei è così. Vabbè. Comunque ragazzi, da qui noi ci salutiamo. Io sono tutto bagnato, non è sudore, è acqua pura della fonte. Mi sono sciacquato un po' perché comincia a far caldo. Anzi, più che altro è umido. Comunque noi da qui vi salutiamo. Eccoci qua, i 3 dell'Ave Maria. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi! Ciao!